Nel 1880, a soli 21 anni, James Bonsack inventò una macchina per risolvere un problema. Fino ad allora, l'unico mercato per il tabacco, il prodotto chiave del suo stato, la Virginia, era quello delle pipe, dei sigari o delle sigarette rollate a mano, che in Europa si chiamavano le spagnolette. Le fumava Carmen nell'opera di Bizet, non a caso ambientata a Siviglia e incentrata sul suo potere seduttivo. Al tempo, infatti, le sigarette erano un oggetto prevalentemente femminile, associato o all'emancipazione o alla prostituzione, come vedete in alcuni quadri di Van Gogh e di Manet. In questo contesto, il brevetto di Bonsack costituì invece uno spartiacque definitivo, creando un nuovo mercato di massa per la sigaretta e dando inizio a quello che oggi chiamiamo semplicemente marketing. Procediamo con ordine. La macchina di Bonsack poteva produrre 120.000 sigarette in 10 ore, l'equivalente di 40 rollatori a 5 spagnolette al minuto. Una moltiplicazione enorme, ma per un mercato molto limitato. A capire il potenziale della sua invenzione fu un produttore di tabacco del North Carolina, James Buchanan Duke. Ecco, il Duke che diede il nome alla famosa Università di Durham. Fu lui a comprare il brevetto di Bonsack e fu lui a trasformare la sigaretta da prodotto di nicchia a oggetto mainstream. Come? Per rendere la sigaretta desiderabile a un pubblico maschile e creare un bisogno pari all'aumento esponenziale della sua capacità produttiva, Duke fu il primo a sperimentare una nuova tecnica pubblicitaria, introducendo la pratica di inserire nei pacchetti carte da collezione che rappresentassero eroi dello sport, bandiere nazionali o attrici esotiche seminude. Donne seducenti, anche se raramente donne fumanti, che separassero le sigarette dalla loro associazione con una femminilità destabilizzante e le rendessero invece un artefatto di genere, fatto di attrattiva bellezza e fascino. Dalle sue prime strategie di marketing alla grandiosa campagna del 1913, quando il suo avversario Camel lanciò la sua miscela americana con l'installazione di un cammello fumante a Times Square, la sigaretta diventò un oggetto di massa e, grazie al cinema, il prodotto più di culto del XX secolo, da Humphrey Bogart in Casablanca a John Travolta in Pulp Fiction. La macchina di Bonsack è alla base non solo del successo di Duke e della sua università, ma anche dello sviluppo di un nuovo linguaggio creativo. Se oggi parliamo di marketing come spazio di comunicazione e amplificazione di bisogni, lo dobbiamo in fondo al progetto di quel 21enne della Virginia, la cui macchina è probabilmente una delle invenzioni a più ampio impatto economico della storia.